tutti e buon inizio di weekend. Consentitemi una rapidissima parentesi a mo' di intro per quanto riguarda i motori, perché sapete, come sottoscritto sia tifoso Ferrari, appassionato di Formula 1, ma quanto abbiamo visto ieri rappresenta un punto in un ritorno. Cara Ferrari, svegliamoci. Cioè, Sainz quinto, Leclerc che non riesce a fare il tempo, ok, sappiamo perfettamente che il grandissimo favorito in questa stagione fosse Verstappen e vincerà in carrozza e probabilmente farà anche i punti che non riesce a fare Checo Perez affinché Red Bull proponga il suo successo sia nella classifica piloti sia nella classifica costruttori. Però da qui a diventare, dopo gli ultimi aggiornamenti presentati, praticamente quarta forza, perché McLaren mi sembra la seconda piuttosto oggettiva, Mercedes sta proponendo un'evoluzione e dunque, cara rossa, va bene farci avvelenare ormai di stagione in stagione, ma siamo partiti bene. Non mi sono illuso perché avevo già idea di come sarebbe potuta finire, ma temo che si stia mettendo molto male. Ecco, quanto visto ieri, soprattutto con Leclerc, in termini di strategia e i problemi avuti, insomma, segna di nuovo, nuovamente, un punto di non ritorno. Veniamo però a quello che ci interessa, che è French Thuram, a questa offensiva della Juventus, perché in tanti mi avete chiesto, ma quali sono i giorni che possono portare concretamente poi questo calciatore a Torino? Beh, innanzitutto i giorni sono partiti, perché non è che è una trattativa per un calciatore anche così importante, che ha grandi aspettative su di sé, che veramente c'è molto hype su questo ragazzo. La scorsa settimana, l'ultima, mi è sembrata una settimana che era servita a imbastire, ad apparecchiare la tavola, mentre in questa Cristiano Giuntoli ha iniziato seriamente a cucinare. Quindi io credo che la prossima sia destinata ad essere quella degli accordi, vediamo se subito definitivi. Tra l'altro, dico sempre in ogni video, attenzione, cioè non stiamo parlando di uno che può arrivare automaticamente poi domani, cioè Thuram, sì, detto il fatto che poi ci possano essere più o meno dei placet per le visite mediche, a meno che uno non si ritrovi dall'altra parte del mondo come è successo con Douglas Lewis, colpo juventino, però Thuram è uno che dovrà fare l'Olimpiade con la Francia di Titi Henry e quindi se tutto andrà come la Juventus vuole che vada, questo calciatore lo vedremo operativo, abile e arruolabile ad agosto inoltrato. Poi devo dire che avverto non solo fiducia in zona Juve su questa traccia, ma proprio tranquillità, cioè come probabilmente ad aver già archiviato il fatto che si stia parlando del terzo innesto del mercato juventino dopo Michele Di Gregorio e appunto Douglas Lewis. Poi certo, io vi invito sempre alla prudenza, ma non perché voglio spegnere i vostri entusiasmi, io sono il primo a gasarmi, anzi nei commenti mi state scrivendo sei quasi elettrico, sei molto carico. Certo che lo sono, perché se c'è da raccontare mi piace raccontare, sempre verificando con la nostra redazione bianconero.com. Mi raccomando, visitate il nostro sito e in generale i nostri social. Stiamo lavorando per un restyling grafico mica da ridere, stiamo lavorando anche sull'app, insomma ho il forte desiderio che il bianconero.com diventi un punto di riferimento per voi, per noi, quotidianamente, ma all'insegna dell'attendibilità. L'attendibilità è tutto. Se uno riesce a conquistare la fiducia dei lettori, no? Credo che abbia già fatto metà dell'opera. Però, su Thuram, al di là del fatto che serva la firma, la Juve si è mossa bene e per tempo, ottenendo il gradimento del calciatore. La Juve ha ottimi rapporti col Nizza. Mi raccontavano 2 giorni fa che Cristiano Giuntoli, con molti dirigenti che sono presenti al Nizza, si conosce da tempo. Ecco, e questo ci invita a un'altra riflessione. Quanto è importante avere un manager così navigato, un direttore così rispettato anche fuori dal territorio italiano? Tanto, perché comunque Giuntoli è uno che ha fatto un percorso e alla fine della fiera, sì, noi poi vediamo se vogliamo l'apice con lo scudetto che lui conquista al Napoli, che poi lo porta legittimamente a effettuare una nuova esperienza e accettare il quinquennale offertogli dalla Juventus. Ma Cristiano Giuntoli parte ancora prima, parte dalla gavetta, parte dal Carpi, parte che a Napoli
prima di arrivare allo scudetto ci siano state 6 stagioni prima, o 7, ora non ricordo, credo che Giuntoli abbia lavorato con De Laurentiis tra i 7 e gli 8 anni, quindi è ovvio che se riesci a crearti i contatti, la giusta rete di osservatori, e magari puoi avere anche qualche canale preferenziale in relazione ai rapporti che hai saputo seminare e costruire nel tempo. Quando la Juventus, per prima cosa, il cosiddetto governo tecnico sceglie un direttore sportivo, che poi viene anche responsabilizzato perché è più di un direttore sportivo Cristiano Giuntoli alla Juventus, è il direttore di un'area, è il football director, cioè non è stata una mossa tanto per, e io vi ho sempre detto, questi dirigenti, il cosiddetto governo tecnico, che tra l'altro ha ereditato, questo governo ha ereditato una situazione disastrosa a livello di conti, a livello di dinamiche legate alla politica calcistica, anche a livello tecnico, però hanno avuto per primissima cosa l'umiltà di affidarsi a una persona che potesse mettere mano all'area sport, per prima cosa inserendosi lui alla prima stagione con una fase di ambientamento e di valutazione, successivamente per fare quello che ha fatto ora, cioè portare Pompilio e tutti gli altri dirigenti che abbiamo avuto modo di analizzare nell'arco degli scorsi giorni e che formano la nuova area sport. Quindi semplicemente se noi ora constatiamo, analizziamo e apprezziamo che la Juventus abbia un passo spedito, e siamo solamente al 29 di giugno sul mercato che aprirà ufficialmente la prossima settimana, è perché Cristiano Giuntoli in questo mondo sa starci, è un dirigente vincente, palmarès alla mano, e che probabilmente ha sviluppato delle dinamiche qua alla Juventus che ora gli consentono di poter agire con maggiore incisività. Banalmente, Juventus estate 2023 non poteva fare mercato per tutti i motivi che conosciamo, Juventus estate 2024 non può compiere follie ma può fare mercato. Quindi questo sposta, soprattutto per uno come Cristiano Giuntoli che è abituato a fare mercato, perché non è mai stato un DS poco operativo. Ci sono anche quelli che sono DS sulla carta, ma che poi hanno il capo scouting che ti fa il mercato, il vice DS che ti fa il mercato. Qua Cristiano Giuntoli, come ovvio e giusto che sia, vuole il massimo potere decisionale. Poi si sentono tutte le idee, se ne discute, ma alla fine chi decide le mosse per quanto riguarda l'area sport a tutto tondo è Cristiano Giuntoli, perché è la figura più apicale, come sacrosanto che sia. Quando io vi ripetevo a gennaio, febbraio, marzo, settimanalmente, spero vivamente che l'area sport diventi di chiaro stampo giuntoliano, e perché per me era di vitale importanza fare quello che è stato fatto, cioè portare 3-4 figure che avessero o lavorato già in passato con Cristiano Giuntoli o che comunque avessero la sua stima, ma non perché poi chi si sia ritrovato alla Continassa abbia profuso poca professionalità o non sia entrato nelle grazie di Giuntoli. A me risulta che Giuntoli apprezzasse molto sia Matteo Tognozzi sia Giovanni Manna, poi Federico Cherubini 12 anni di Juventus ma aveva un'altra figura, un altro ruolo, e comunque ha chiuso solamente nelle scorse settimane l'inibizione che gli era piovuta addosso. Però se tu non sei, managerialmente parlando, figlio di, cioè che ti ha portato quella persona lì o che hai sviluppato un percorso con lui, ci sta, a maggior ragione se sei giovane, Tognozzi e Manna sono molto giovani, maturare altre ambizioni professionali. E quindi ci sta che Tognozzi accetti l'offerta del Granada e ci sta che poi Manna firmi, come ha fatto, un quinquennale con il Napoli. Quindi mi sembra davvero che la Juventus sia decisamente sul pezzo, ma non lo dico perché poi sosteniamo questa squadra, la raccontiamo, viviamo i momenti belli, viviamo i momenti brutti assieme e quindi ci compattiamo, perché è oggettivo constatare come se fai tante cose non è che allora le fai per caso, le fai perché c'è studio, c'è metodo, c'è strategia, cioè poi domani ci arriviamo, domani ci arriviamo, e domani tra l'altro è una giornata, se vogliamo, anche importante perché scade il contratto di Rabiot, ma non voglio anticipare magari anche i contenuti del secondo video di giornata. Ma la Juventus ad oggi quante cose ha già fatto? Al 29 di giugno la Juventus ha annunciato il rinnovo di Rugani, il rinnovo di Cambiaso, ha annunciato l'arrivo di Thiago Motta, ha annunciato la cessione a titolo definitivo
di Caio Jorge al Cruzeiro. Ha preso Douglas Luiz dall'Aston Villa, colpo importante, liberandosi, o comunque, magari liberandosi è un'espressione brutta, comunque piazzando, che non è neanche quella così tanto bella, comunque Ealing e Barrenechea all'Aston Villa. Ha definito la cessione di Moise Kean alla Fiorentina. Aiutatemi, perché mi sarò già perso qualcosa. Ha costruito le basi affinché Szczesny possa andare in Arabia Saudita, e quindi al suo posto ha bloccato ormai da tempo, ha chiuso l'operazione di Gregorio con il Monza. Ditemi voi se questo è poco. Cioè, tutti questi movimenti la Juventus probabilmente non li ha proposti negli ultimi 2 anni, mentre qua giugno 2024 e stiamo parlando già di realtà. Cioè, non vi ho raccontato cose astratte, perché molte volte voi magari ci dite ma voi giornalisti parlate di cose, di scenari che poi non diventano fatti. No, io qua vi ho raccontato tutti i fatti, nient'altro che i fatti, che comunque sottolineano una certa operatività. Poi credo che come vi ho detto, da dopodomani qualunque giorno è buono per arrivare agli accordi definitivi su Thuram, con una Juventus che punta a spendere attorno ai 20 milioni tra parte fissa e bonus, cercando di andare oltre, per un calciatore che va in scadenza con il Nizza il 30 giugno 2025 e che ha già comunicato al suo club di non avere la minima intenzione di estendere il legame lavorativo. Più tardi parliamo di Dinhausen, Adrien Rabiot e non solo, quindi vi voglio belli caldi. Se vi è piaciuto questo video lasciate il vostro like, preziosissimo e graditissimo, iscrivetevi al canale, dai, road to 90k, fatto 80 si fa 90, spingere, e soprattutto voglio una pioggia di commenti, sì, attivate la campanella, ma quello già lo sapete.